Siamo tornati in quel di Limone Piemonte. Adesso siamo ovviamente sul versante francese, dove ho scoperto che è possibile dronare, quindi magari facciamo una panoramica del Forte Centrale. La meta non l'ho ancora stabilita, in teoria volevo andare a vedere se è possibile arrivare alla Capanna Morgantini e vedere com'è la via del Passo del Duca, se è ancora troppo innevata. Sicuramente arriveremo al Colle della Boaria a vedere se è fattibile e poi si decide. Mamma raffreddata e quindi stiamo sotto i 110 km, giusto oggi? 150. Mamma si sente veramente in forma e allora via si va. Oggi lunedì, partenza dalla caserma del Forte Centrale, tanto per capirci che la prima azione come al solito è stata una cagata pazzesca. Ho alzato il drone, è arrivata una ventata, me l'ha portato via e quindi ero già in disperazione. Adesso vi faccio vedere. In pratica è arrivato qua, il radiocomando ovviamente aveva perso il segnale ed è precipitato giù da qualche parte. Fortunatamente, là sotto comunque tanto, una 60 di metri. Fortunatamente sono riuscito a riagganciare il radiocomando e a rifarlo decollare, quindi l'ho recuperato. Ma mi sono veramente cagato sotto a sto giro. Non ci potevo credere. Quindi sperando che questa sia la solita prima azione e non ne succedano altre, via si va. Oltretutto non c'è vento, è proprio arrivata la ventata della sfiga fortissima e mi ha castigato subito. Vabbè. Alla nostra sinistra le caserme. Sarà fatto male. Ok, questo è lo strapiombo sulla valle di Tenda. Quello in fondo è il cantiere col traforo. Quelli sono alcuni bunker. Quello è il Forte Marguereis. Ce ne sono altri due là dietro, ma solo il primo è raggiungibile in bicicletta. Poi abbiamo un altro bunker laggiù, un altro forte là, il Fort Pepin che è il più alto lassù in cima. Però vedo che c'è una grossa morena di neve, quindi sarà quasi impossibile raggiungerlo. Faremo la strada normale per la Boaria, vediamo se ce la facciamo. Direi di sì, direi che conviene sgonfiare. Allora, questa è la pista del Fort Abord, che è il più basso dei due che abbiamo di fronte. C'è ovviamente il cartello di allerta per i marimani. Questa l'abbiamo fatta in discesa una volta e in discesa si fa, in salita è praticamente impossibile. Vediamo se c'è un passaggio libero. Intanto ci rendiamo conto di cosa c'è al di là per la via che scende a Briga. Primo guado impegnativo della giornata. E là. Passato quasi senza colpo feriere.
Mamma fotografa i rododendri, io filmo i 100 tornanti, che poi sono 47. La strada è chiamata strada dei 47 tornanti. C'è la vecchia posta, il vecchio monastero, di cui ho trovato una stampa d'epoca all'interno del forte di Vinadio, interessantissima. Se la ritrovo lo fotografai, se la ritrovo la metto in sovraimpressione. E poi le varie strade, va bene. Quello è il forte, quella è la strada che porta a Casterino. Valutavo il fatto che quando siamo nati noi erano appena 12-13 anni, dal 47, che questi territori erano passati in mano francese, mentre adesso ne sono passati 79, una vera eternità. E quello che era storia recente adesso è storia remota. Siamo arrivati al Forte Taborda, adesso andiamo a vedere sul versante sud com'è la situazione neve, ma dovrebbe essere pulito in quanto versante sud. Questo forte è uno dei più rovinati, purtroppo. Il versante sembra tutto pulito. C'è appunto là in alto per arrivare al Pepì, ma 99 su 100 tagliamo prima, c'è quella lingua di neve che probabilmente ci impedirebbe il passaggio. E allora via si va. Da notare 4 km e mezzo di viaggio e guardate com'è distante già il forte, come si dilatano visivamente le distanze qua. Allora, bellissimi fiorellini, formicaio, la mamma si è seduta per fortuna là, altrimenti a quest'ora sarebbe piena di formiche. Primo nevaio della giornata, però si passa. Questo è il confine tra Francia e Italia del 47. E ora proviamo a salire su. Neanche a sinistra? Eh sì che si può. Allora. No, scavalli appena lì. Si fa. E qua fa freddo. E là.
Prima meta della giornata raggiunta. Sì, in teoria il nostro bivio è proprio prima della neve, forse ce la facciamo. Dopo verifica, questa vetta, che però è in territorio italiano, perché il confine è sulla strada, è chiamata Backroads, poi verifico bene. Mother is scarping. Sciddetera. Si passa bene, si passa bene. Basta che non passi proprio nel solco. Invece quello è il Forte Pepin in tutto il suo splendore. Purtroppo una frana, che non so se l'hanno ripristinata, sicuramente là si vede chiaramente, ha interrotto la strada che arrivava qua, un vero peccato. Si potrebbe fare, ma è ad alto rischio. Dicevo, che freddo qua, infatti l'acqua si è appena sghiacciata, ma fa veramente freddo. Va bene, anche questo versante è libero fortunatamente, e la strada che porta a Briga è libera anche. Invece a vedere laggiù ho dei seri dubbi che, siccome quella è la, diciamo, è esposta a sud, quella parete, ancora tanta neve, ho dei seri dubbi che la parete nord sia sgombra. Dobbiamo tornare indietro perché questa non l'avevo vista, non si passa. Peccato! Vabbè, meno male che non siamo arrivati a nessun punto di non ritorno. Se no sarebbe stata tragica. Vabbè. Ma passare sotto mi sembra eccessivamente rischioso. Dentro la neve peggio. Abbiamo fatto di peggio, ma lì è pendente. Comunque, arrivo fin là e decido. Ma no, se scivoli lì sei morto al 100%, assolutamente. Niente, si torna indietro. Ma no, credo che sarà 1,5 chilometri, dai. Sì, devi girarti qua. Passaggino parzialmente tappato. Quella che sembrava da sotto una nevaia sul sentiero invece si è rilevata più facile del previsto. Si passa bene, quindi dovremo arrivare al Fort Pepin, perché alla fine, non potendo scendere di là, abbiamo deciso di arrivare al Fort Pepin e poi tornare indietro sui nostri passi. Invece no, beh, questa si passa senza problemi, però era questa che vedevamo da sotto che non era libera. Adesso vado a verificarne la fattibilità a piedi.
ovviamente. Sì, a piedi si passerebbe anche, ma sì, dai, si può provare. Se Frano fria, ce ne andiamo giù di sotto. Arriviamo a tenda nel meno di 2 minuti. Va bene. Provo, Oddio, potremmo anche non provare. Un po' per il freddo, fa veramente freddo. No, bene. È molto tranquilla. Molto, molto tranquilla. La mamma non è convintissima, mamma. Ah! Sì, mi sta venendo in mente che il Moncenisio, il Malamot, probabilmente si potrà fare ai primi d'ottobre. Facciamo questo breve excursus di Mamma contro tutti. Aspetta un attimo. Ed eccoci al Fort Pepin. E là, qua è davvero franabile, Ecco, lo Shaberton è 1000 volte più difficile il pezzetto, però bello. Siamo ritornati sulle nostre tracce, adesso prendiamo il sentierino che scende al Colle della Boaria, poi arriveremo alla Cabanaira e ritorniamo alle macchine. Perché appunto i laghetti sono lì, si vedono, ma è tutto déjà vu. Il rischio poi di incontrare anche sulla Monesi Limone qualche avanzo di lingua di neve è ancora troppo alto. Rimanderemo a tempi migliori. Un vero peccato. Sta fermo, mamma mi dice sta fermo, deve farmi la foto con la ginziana. E non era così bello, però era molto molto più brutto. Sì, l'hanno palettato, l'hanno allargato, secondo me si fa agevolmente anche a salire. Che poi i paletti se l'è spostati la neve e addirittura spaccati, sono spaccati alla base. Ed eccoci arrivati a Colletto Campanile. La Boaria era quello laggiù in fondo. Quindi torniamo alla macchina. Certo. Il comprensorio di Limone offre un sacco di sentieri in grado di soddisfare anche gli Uber più esigenti. Quello ne è un esempio. La Cabanaira, quando è in funzione, è in grado di portare su le bici.
Ora non so se quest'anno la metteranno in funzione per le bici, e di qua si scende e poi si fanno questi percorsi uopposi con le paraboliche che io non riesco a apprezzare, mentre dall'altra parte ci sono i sentieri che scendono lungo la seggiovia del Sole e direttamente a Limone, anche quelli serviti da altre seggiovie. Molto carini e interessanti. Direi che possiamo rientrare alle auto. Ultimo giro all'interno della caserma. Quindi il giro potrebbe anche essere finito qua. Siamo sopravvissuti, poi vediamo, mangiamo qualcosa e vediamo se è il caso di andare ancora oltre, ma sta venendo davvero freddo e brutto. Quindi saluti e baci. E ok, non mi ha fatto saluti e baci, al limite ci risentiamo.